Ciao amici e bentornati in questo strano giro pesca. Sono appena arrivata in Malesia, nella città di Kuala Lumpur, e in questo video vi voglio spiegare tutte le cose necessarie da sapere prima di cominciare il viaggio. È un video aggiornato al 2024 perché di recente sono cambiate alcune leggi. Partiamo dal visto. Per quanto riguarda l'Italia non c'è nessun visto obbligatorio, avete già incluso nel passaporto una permanenza di 90 giorni all'interno del paese. Però alla fine del 2023 è cambiata una legge e quindi quando arrivate all'ufficio immigrazione dovete presentare un documento che si chiama MDAC, che sta per Malaysia Digital Arrival Card. Non è altro che un documento che include tutti i vostri dati, quindi dal nome al cognome fino ad arrivare all'albergo in cui alloggerete appena arrivati in Malesia. Per ottenere il documento non dovete fare altro che andare sul sito del governo malese, compilare il questionario e poi vi arriverà una mail di conferma con il PDF che mostrerete una volta arrivati in aeroporto. Un'altra cosa importante è la SIM del telefono, che vi consiglio assolutamente di fare una volta arrivati in aeroporto. Io l'ho fatta con U-Mobile, che è una compagnia telefonica dal colore arancione. Comunque non vi preoccupate perché nell'aeroporto di Kuala Lumpur troverete tantissime possibili soluzioni. Io ho scelto di fare la SIM per un mese intero e l'ho pagata circa 12 euro. Passiamo al terzo punto importante, collegato al tema della SIM, come muoversi all'interno delle città. Si può usare Grab o Gojek, sono due applicazioni che servono per prenotare delle specie di taxi, un po' stile Uber, ma potete avere accesso solamente se avete un numero malese. E quindi, siccome l'aeroporto di Kuala Lumpur si trova fuori dalla città, è importante che voi abbiate accesso all'applicazione per non dover prenotare un taxi che costa molto. Collegato al tema spostamento parlerei delle lunghe distanze. I voli in Malesia sono estremamente economici, quindi sono un ottimo modo per muoversi all'interno del paese quando dovete fare tantissimi chilometri. Io per esempio ho acquistato un volo da Kuala Lumpur fino a Georgetown per 9 euro. Un'altra cosa importante da sapere è che la Malesia è un paese a maggioranza musulmana. Non è obbligatorio portare il velo a meno che non entrate per esempio nelle moschee, però cercate magari di evitare pantaloni particolarmente corti oppure scollature vistose. Il sesto punto riguarda le prese della corrente. Non sempre in Malesia è possibile infilare il nostro caricabatterie nella presa della corrente. Per questo vi consiglio di portarvi dietro un adattatore universale in modo da non avere mai problemi per ricaricare il telefono. Vi lascio un link in descrizione con quello che ho usato io nel mio viaggio. Ma parliamo di soldi. A parte il fatto che le banconote malesi sono una delle più belle banconote che ho incontrato nei miei viaggi, c'è da dire che quello in Malesia non è un viaggio da fare necessariamente in contanti, perché praticamente tutti prendono le carte. Anche l'applicazione di Grab, che vi serve per spostarvi all'interno delle città, prende la carta. E quindi potreste anche non doverli usare mai, però sempre meglio prevenire che curare. E quindi vi dico che gli ATM di MyBank o RHB vi faranno pagare solamente le commissioni imposte dalla vostra banca e non quelle delle banche locali. Si trovano in ogni città, quindi non avrete problemi. Punto numero 8. La lingua. La Malesia è un paese estremamente ricco di diversità culturale e questo si riflette anche sul tema del linguaggio, perché oltre ai vari idiomi locali, l'inglese è comunemente parlato da tutti i cittadini, il che renderà il vostro viaggio più comodo e più piacevole. Punto numero 9. Alcol e droghe. In Malesia c'è ancora la pena di morte per i trafficanti di droga e in generale tutte le punizioni riguardanti il consumo di droga sono molto pesanti. E per quanto riguarda l'alcol, essendo la Malesia un paese a maggioranza musulmana, non è che non ne troverete, però è particolarmente tassato e quindi è semplicemente costoso. Piccola curiosità sul tema, esistono alcune isole libere dalla morsa delle tasse, come per esempio l'arcipelago di Langkawi, che funge un po' da duty free sul tema dell'alcol. E ora, decimo e ultimo consiglio, quando è il periodo migliore per andare in Malesia? Beh, sicuramente quello che va da novembre a marzo, perché nei mesi restanti è possibile che le piogge siano tanto incessanti da impedirvi poi di viaggiare all'interno del paese. Quindi, per esempio, potreste pensare di farvi una bella vacanza di Natale in Malesia e se avete poco tempo, vedere anche solo Kuala Lumpur e tutte le città che ci sono intorno, come per esempio Putrajaya, Kuala Selangor, Malacca, che sono davvero molto belle. Siamo arrivati alla fine del video e se vi è stato utile lasciatemi un like per farmelo sapere. Poi vi consiglio anche di iscrivervi al canale perché nei prossimi video vivremo la Malesia insieme ai local.